è una cosa difficile. Ogni tanto mi vedo nello specchio e dico, ma sei bravissimo te. No, sto scherzando. Non mi sbaglio, più o meno così. Sono nato in capitale a Yerevan. È una bella città, specialmente all'estate, quando fa caldo, che sono pieni di gente in città, sulle strade e ci divertono. Vorrei ritornare quando finirei di giocare a calcio, però per il momento sono qui a Milano. Ho iniziato in Francia, dove ho cresciuto, perché c'è mio padre che giocava a calcio e lui è stato il mio idolo per iniziare a giocare a calcio, però ho iniziato a allenarmi un po' più seriamente quando sono ritornato in Armenia e da lì è iniziato tutta la storia. Attaccante, dietro le punte, però lui era veramente un attaccante, una punta. Dal mio padre, è stato lui il primo che veramente è stato un idolo per me. Ho visto giocare lui solo nelle video, non l'ho visto in realtà perché è stato piccolo oppure non capivo niente di calcio a questo momento, però mi raccontavano che è stato un giocatore molto bravo, molto forte. Ovviamente che ho iniziato a fare i primi passi in Armenia come calciatore, è stato un onore per me a giocare in Armenia e indossare la maglia della nazionale perché per ogni giocatore di calcio mi sembra che indossare la sua maglia è una cosa indimenticabile e anche per me è stato un onore di indossare, ho fatto il mio meglio per aiutare la squadra, per vincere qualcosa, per arrivare a giocare in europeo oppure campione del mondo. Non abbiamo riusciti, però ho fatto il massimo e adesso mi sono smesso a giocare, purtroppo, però è stata una decisione mia. Tutti amano il calcio, ovviamente che nessuno va a guardare le partite del campionato d'Armenia, però le partite della nazionale vanno tutti. Siamo più forti negli altri sport, siamo forti in wrestling, boxing, dove siamo sport individuale, perché come squadra non siamo tanto forti. Barbecue armeno, se fa in modo diverso è molto buono. Non solo il barbecue, però anche le frutte, le verdure, tutto. Ci sono tante cose da vedere perché siamo un paese molto bello e abbiamo una storia molto vecchia e lunga. Per dire tre cose, è il lago di Sevan, che è un lago bellissimo e puoi passare un bel tempo lì. C'è la chiesa Horvirap che si trova quasi alla frontiera con la Turchia e si vede anche la montagna Ararat dove è stata la barca di Noah. E la terza cosa, un ristorante armeno per mangiare bene. Sto ascoltando canzoni diverse, musica diversa e dipende dall'umore mio. Posso ascoltare canzoni anche europei, americani, dipende, jazz, non so, anche classica, tutto che a quel momento mi farebbe alzare un po' l'umore. Mi piace anche ascoltare la musica armena perché è una musica dove puoi ballare. A me piace ballare, non nelle discoteche, però quando andiamo con la famiglia da una parte. Come mi sono sposato a Venezia, è stato un regalo dal zio della mia moglie, non sapevamo, abbiamo saputo solo lì quando stavamo festeggiando, è uscito a cantare e ci ha fatto molto piacere a noi. Il cantante Charles Aznavour, se lo conoscete, è stato secondo me l'armeno più conosciuto del mondo, un ambasciatore che ha potuto far conoscere l'Armenia in tutto il mondo.
Sapevo che il calcio non sarà per tutta la vita e ho pensato di fare qualcosa, di studiare da qualche parte e l'ho fatto per avere almeno un mestiere dopo il calcio. Non so se lavorerò lì o con questo mestiere, però ovviamente che dopo il calcio avrò qualcosa da fare. Ci sono tanti monumenti che mi piacciono tanto perché ognuno ha lasciato un pezzo di storia, però il monumento mi sembra che è il paese armeno che mi fa veramente piacere avere come un monumento. Ci sono molti scrittori molto famosi, è possibile che non nel mondo, però in Armenia che hanno scritto tanti libri o tante storie, però specialmente il film che è stato fatto da tanto tempo e si chiama Mayrik. C'è la storia che è successa con la Turchia, il genocidio, e mi piace molto questo film. Io stesso. Ogni tanto mi vedo nello specchio e dico, ma sei bravissimo te. No, sto scherzando. Ci sono bravi ragazzi, calciatori, anche wrestlers, boxers. Per dire un nome non sarebbe giusto perché ognuno fa il suo meglio per far conoscere l'Armenia nel mondo. Molto sorridenti, amichevoli, divertenti. Sì.